Torna l'appuntamento con Dreaming Roma, stagione 25-26, torniamo a scoprire i nostri talenti del settore giovanile, presente e futuro. Allora subito con il botto si inizia. Alessandro Di Nunzio, ciao Ale. Ciao, buonasera, come va? Tutto a posto, tu sei teso? No, non sei teso. No, dai. Abbiamo parlato di fantacalcio fino adesso, Sì, quindi... no, infatti, una chiacchierata così. Sì, dai. infatti, poi però non mi hai dato nessun consiglio, quindi poi ci dobbiamo un attimo tornare. Pure io sto un po' in difficoltà. Ma adesso. levami una curiosità che non te l'ho chiesto: fantacalcio lo fate nello spogliatoio oppure con gli amici? No, con amici fuori. E dentro lo spogliatoio non lo fate? No, quest'anno no. Ah, quest'anno no, quindi a volte lo fate. Sì. Nato a Roma. Sì. Però non sei il guascone romano, caciarone, insomma, sembri molto introverso. Riservato, introverso, oppure è solo timidezza? Oppure magari non ci ho capito niente, nella vita normale sei insomma molto estroverso. No, sicuramente sono una persona un po' introversa, sì, ma con le giuste persone, perché penso che bisogna aprirsi con chi si crede meglio e non sicuramente con tutti, e farsi vedere, diciamo, il coatto di turno dalla gente che non aspetta altro per giudicarti. Quindi amici intimi ne hai quanti? Ma si contano sulle dita di una mano quelli che sono sempre pronti ad aiutarti appena li chiami, appena hai un problema, sono lì a sostenerti, diciamo, e sono veramente pochi. Il fatto di essere arrivato fino alla primavera della Roma ti ha fatto già percepire movimenti intorno a te non proprio puri, diciamo così? No, sicuramente quelli ci sono sin dall'inizio, anche quando sei un bambino, perché tutti hanno delle grandi aspettative su di te, anche chi ti conosce meno, e ci sono sicuramente delle persone che si avvicinano solo perché si è nel mondo del calcio, però questo lo sanno tutti, diciamo. Torniamo a parlare di Roma città. In che quartiere sei nato e che rapporto hai con Roma città? Io sono nato a Monteverde, adesso abito a Casetta Mattei. Diciamo che Roma per me è una città molto significativa perché, diciamo, noi ci riteniamo molto fortunati a vivere qui e molte volte nemmeno lo apprezziamo, perché Roma è la città più bella del mondo e sono molto contento di essere nato a Roma. Immagino che sei contento anche di condividere il compleanno con Roma, visto che sei nato il 21 aprile. Sì, certo, questo... Un po' più vecchiotta a Roma di te, eh? Sì, dai, qualche anno di più, però diciamo... Un po' un segno del destino. Sì, no? è un motivo di onore in più ancora. Hai iniziato a giocare a calcio prestissimo, all'Olimpia se non sbaglio, sì. E eri uno di quei bambini che si portavano il pallone anche a letto dappertutto? Sì, me lo dice sempre mia madre e ogni volta quando mi diceva di andare a dormire andavo a dormire proprio con il pallone perché è sempre stata la mia vita, sin da quando avevo 4 anni ho iniziato a giocare a calcio per strada, in cortile, e poi ovviamente sono andato a una scuola calcio dove sono emerso. A 9 anni la Roma. E per un bambino di 9 anni che tipo di notizia è? Che salto è? No, diciamo che è quello che sogni appena inizi, no? Vedi tutta la tua famiglia che ti fa la S Roma, tu ovviamente cresci con quegli standard lì, diventi romano e romanista, e ovviamente è un po' il sogno di tutti crescere nella Roma e arrivare ad alti livelli proprio con questa maglietta. Primo giorno, dopo 10 anni, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo ancora, il giorno del provino. È stata sicuramente un'emozione incredibile. Infatti quando hanno chiamato mio padre al telefono nemmeno ci credevo, perché poi comunque ero molto piccolo, pensavo mi stesse facendo uno scherzo, però alla fine è diventato realtà. Quindi ti hanno chiamato per fare un provino qui, insieme immagino a 1000 no, però insomma un bel po' di solito si organizzano delle amichevoli qui a Trigoria, no? Sì. Centrocampista da subito? No, io da piccolo giocavo difensore centrale. Poi quando siamo passati dal campo a 7 al campo a 9 ho iniziato a giocare un po' a centrocampo e da lì... Un po' più avanti. Sì. E dopo il provino la notizia di essere stato preso chi te l'ha data? Sempre mio padre, che l'hanno chiamato dalla segreteria e mi ha detto, ci ha chiamato la Roma per andare a firmare. Io ovviamente ero il bambino più felice del mondo. No, anche perché me l'hai detto poco fa, famiglia interamente romanista. Interamente romanista. Quindi capirai. Cioè... No, infatti, soprattutto mio nonno poi.
Vabbè, perché ovviamente da primo ha tramandato tutto, quindi nonno, papà, figlio. Tu sei figlio unico? No, ho una sorella. Anche lei segue il calcio oppure, Lei, oppure no, si tiene alla larga? lei sì è della Roma, però lo segue un po' di meno. Giustamente, anche perché altrimenti Ognuno ha i propri monotematici. interessi. E pensando a questi 10 anni di settore giovanile, poi ovviamente ci sono le vittorie, gli scudetti, Under 17, anche la nazionale, però c'è un momento o anche una persona alla quale sei particolarmente legato? Sì, sicuramente ci sono state molte persone importanti in questo cammino. Una in particolare che adesso non c'è più, che voglio ricordare sempre con il sorriso, come una grande persona, un grande maestro di calcio, era Mister Scisciola, che veniva diciamo 1 o 2 volte a settimana per insegnarci calcio. Facciamo solamente esercizi di tecnica di 1 contro 1, proprio ti insegnava come toccare il pallone, ovviamente. Ecco, hai toccato un tema a me caro, no? Perché proprio all'inizio hai detto giocavo in cortile, per strada, si sta parlando molto in questo periodo del fatto che ormai non si giochi più per strada, e adesso hai toccato il discorso tecnica. So di per certo che la Roma si fa tanta tecnica, però in questi 10 anni hai visto tanti cambiamenti a livello di metodo di allenamento. Secondo te è cambiato tanto l'allenamento? Sì, sicuramente, poi ovviamente dipende anche dal mister. Cambiando mister ogni anno ti devi abituare, diciamo, perché ognuno ha il proprio metodo di lavoro. Però comunque, secondo me, alla base di tutto ci sono sempre gli allenamenti di tecnica col pallone, che possono essere dalla cosa, diciamo, più semplice, che possono essere i palleggi, ma anche i passaggi e i controlli, che alla fine sono la cosa fondamentale nel calcio moderno. Secondo te in Italia si fa troppa tattica? Ma questo non possiamo in Italia, dirlo. non alla Roma, sentiti libero. No, questo sicuramente ci affidiamo molto di più alla tattica, perché comunque quando si gioca per esempio con la Francia, con la Germania, che hanno giocatori davanti molto veloci, molto fisici, noi italiani di solito siamo più per la tattica e per il gioco con il pallone, perciò dobbiamo anche adeguarci. Torniamo alle vittorie nel settore giovanile, 2 scudetti, altri sfiorati purtroppo. Il primo non si dimentica mai o vincere è sempre bello? No, vincere è sempre bello sicuramente. Il primo però credo che sia stato il più bello, perché noi venivamo dall'Under 15, dove avevamo perso in una semifinale scudetto contro il Milan, e quella era una ferita che ci era rimasta impresso, e a fine anno ci eravamo detti il prossimo anno deve essere il nostro, perché siamo forti e possiamo farcela. Tu ce l'hai questo concetto della ferita che ti fa migliorare? Ne abbiamo parlato anche in ritiro a Pinzolo quest'estate, e tu vieni da una doppia ferita l'anno scorso, no? Perché le fasi finali con la primavera purtroppo sei stato male, non eri al 100%, e poi lo scudetto perso in Under 18 in finale. Secondo te questa doppia ferita, soprattutto a voi 2007, vi ha fatto ancora di più migliorare quest'anno? Sì, sicuramente, perché tanti ragazzi che erano in Under 18 sono venuti in primavera con noi, e tutti sappiamo che quella finale poteva essere nostra, perché avevamo lavorato tutto l'anno per raggiungerla, e ovviamente quest'anno c'è sempre quella voglia di rivalsa che in tutti noi. Che si unisce anche a come è finito il campionato primavera, per te che l'hai giocato da protagonista. Protagonista, dicevamo, anche in nazionale. Che esperienza è stata quell'europeo? Ma sicuramente vinto, lo diciamo per chi non lo sa, ma insomma sei campione d'Europa Under 17 anche. Sì, e questo è un onore, sicuramente è un'esperienza indimenticabile, sono proprio quei ricordi che ti porterai fino alla morte, perché comunque vincere un europeo non è mai semplice, perché in nazionale si sta poco tempo insieme, non è come al club in cui ci si allena tutti i giorni insieme, quindi hai poco tempo per fare gruppo, per lavorare sulle cose fondamentali. Però noi abbiamo fatto un grande lavoro, ci siamo riusciti, e questo ovviamente è indelebile. 2 tuoi compagni, tra l'altro, stanno giocando il mondiale Under 17, Arena e Maccaroni. Hai dato loro qualche consiglio prima di partire oppure non ce n'era bisogno? No, non ce n'è bisogno. Quando chiama la nazionale siamo tutti pronti, perché comunque è il sogno di tutti e vogliamo onorare la maglia, sudarla, e sicuramente daranno tutto in campo, non c'è bisogno del mio
Che tipo sei nello spogliatoio? Carismatico, silenzioso? No, sto di più nella mia parte, però quando c'è, diciamo, quando c'è qualche problema sono sempre pronto ad aiutare i compagni, perché comunque siamo una squadra, siamo di più di una squadra, siamo una famiglia, ci vediamo tutti i giorni, tutto il giorno, quindi è molto importante che le cose vadano bene. Secondo te quali sono le tue doti migliori e quali quelle in cui devi invece migliorare? No, sicuramente ho giocato molto tempo mediano e le mie qualità erano un po' il recupero palloni e l'impostazione del gioco, e adesso, anche diciamo giocando un po' più avanti, dovrei iniziare ad incidere un po' di più sotto porta. Ecco, mi hai rubato la domanda. Parliamone subito allora di questo ruolo che è cambiato, perché insomma è da qualche anno che ti commento e oggettivamente il tuo ruolo è sempre stato questo, no? Mediano, a volte regista e via dicendo, però quest'anno c'è stata questa intuizione da parte di Mister Guidi di portarti qualche metro più avanti, anche se spesso poi ti abbassi a prendere palla, insomma quello ti piace ancora. È un ruolo che ti piace? È un ruolo che senti possa essere positivo per lo sviluppo della tua carriera? Sì, perché sicuramente oggi come oggi è molto importante saper essere duttile e saper fare molti ruoli, perché dove c'è la necessità puoi giocare. E questo secondo me può essere un punto di inizio per un grande miglioramento, perché come ho detto mi mancano un po' i gol e gli assist, e giocando un po' più avanti ovviamente stai più vicino alla porta, è molto più facile arrivarci. Cos'è la cosa che devi imparare più velocemente in questo tuo nuovo ruolo? Sì, diciamo che la cosa più importante di tutti alla base è lo smarcamento, sapersi smarcare, perché se ti smarchi bene riesci a trovare il tempo giusto per mandare in porta i compagni o per arrivare alla conclusione, che è molto diverso ovviamente da quando sei mediano, perché essendo mediano hai molta meno pressione dell'uomo e quindi sei più libero, diciamo. Mediano a volte nell'immaginario un po' collettivo, no? Quando si dice mediano si pensa soprattutto a un giocatore fisico, di rottura, di tanta quantità. In realtà tu sei un po' un mediano atipico perché hai molta qualità nei piedi, hai molto talento, per questo ci viene in mente un po' più il ruolo quello di regista. Pensi di saper abbinare bene le due fasi e soprattutto nel calcio moderno un centrocampista deve saper fare tutte e due le fasi? È decisivo secondo te? Sì, soprattutto adesso in cui in ogni azione c'è attaccare e difendere, bisogna essere appunto sempre pronti, perché bisogna sapere attaccare, ma quando non si ha la palla bisogna saper difendere e fare di tutto pur di non prendere gol. Qual è il tuo idolo? Totti, ovviamente. Cioè, c'è stata una reattività. Quindi, insomma, qualche consiglio te lo può dare adesso nel Sì. ruolo, nel nuovo ruolo. Sì, certo, ci parlo molto con lui, mi dà molti consigli, è una persona splendida e ovviamente non sarò mai come lui, però. No, fa troppo ridere, cioè c'è proprio una frazione di secondo. Insomma, non è solo il tuo idolo. Lo so. Immagino abbastanza facile, insomma, come risposta, anche se uno nel tuo ruolo ci sarebbe anche, nel tuo vecchio ruolo c'era anche Daniele, insomma, però insomma. Si dice a Roma se non è zuppa è pan bagnato, cioè, uno dei due. Che ragazzo sei invece fuori dal campo? No, mi piace molto passare del tempo con le persone fidate, con i miei amici, perché secondo me una delle cose più importanti nel calcio è saper staccare da questo mondo, perché vivendoci tutti i giorni hai bisogno anche un po' di relax, di stare con gli amici e di non pensare troppo a quello che succederà. Può essere anche una buona impostazione, visto che se, anzi, a breve arriverai nel professionismo, riuscirti a staccare, a un po' a spegnere dopo i 90 minuti può essere un po' anche, non dico la salvezza, però molto positivo per voi, no? Sì, sicuramente, perché comunque giocando a calcio c'è molta pressione, tutti si aspettano tanto, tu devi dimostrare, devi giocare bene e ovviamente quando esci dal campo essere rilassato e non pensare sempre al calcio ti aiuta molto. E in questo discorso che fai, i social come li collochi? Ma io faccio, diciamo, un buon utilizzo dei social, anche se preferisco tenere un profilo basso, infatti su Instagram non ho tantissimi follower. Però sono, diciamo, un passatempo che ti aiuta anche quello a staccare e a non pensare troppo. Quindi più d'osservazione, Sì, cioè più quasi
ne fruisci passivamente, diciamo. Sì. In una precedente intervista, eravamo sempre in montagna quest'estate, mi hai detto nel calcio una cosa che mi hanno sempre detto è che devi crescere subito. Questo dover crescere subito per un ragazzo, ora tu sei maggiorenne, ok, ma quando sei più piccolo è una pressione a volte insostenibile. Insostenibile no, perché comunque giocando con la Roma o comunque con qualsiasi club professionistico, tu sai che stai andando incontro ad una carriera e potresti crearti una carriera. Per questo è, diciamo, è importante non pensare molto a questa cosa, perché se no ti andrebbe troppo, diciamo, ad incidere. Il crescere prima, diciamo che è un po'. Bisogna crescere prima perché facendo tanti sacrifici dobbiamo diventare più responsabili e sapere quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare, sia dentro che fuori dal campo. A volte ci pensi a quello che fanno i tuoi coetanei e tu forse non hai mai fatto. Sì, ci pensi, ovviamente ci pensi, però poi capisci che il fortunato sei Il tu e tutto non loro. ha un obiettivo Sì, primario, insomma. ovviamente noi facciamo questa vita, questi sacrifici per raggiungere un obiettivo e più che sacrifici, diciamo, io lo faccio molto volentieri, ecco. Sì, certo. E a che punto sei di questo processo di crescita? Ma possiamo dire che con l'età mi sto avvicinando sempre di più diciamo, al calcio professionistico e spero di arrivarci molto presto. Pensi che questo debba essere l'anno della tua consacrazione? Vedremo, perché comunque questo è un anno molto importante, intanto bisogna puntare a rifarci dall'anno scorso, a crescere come squadra, perché ovviamente crescendo come squadra si esaltano anche tutte le qualità di ogni singolo. 15 settembre 2025, una data che immagino ricorderai, hai rinnovato il contratto con la Roma. Non è la tua prima firma con la Roma evidentemente, ma è la più importante e soprattutto è l'ultima firma prima del professionismo, no? La senti come una firma diversa? Da quando sono alla Roma, firmare questo contratto, firmare comunque il contratto ogni anno, perché prima quando giocavi nel settore giovanile dovevi Certo. rinnovare ogni anno, è la stessa emozione di sempre, la stessa sensazione di sempre, di appartenenza al club, di voler fare, ed è questo, diciamo, un po' che ci porta avanti, ecco. Il tuo desiderio, visto che appunto si avvicina al professionismo, parliamo anche insomma sinceramente, no? Evidentemente per un ragazzo come te c'è sempre l'idea di stare tutta la vita in un club, visto che lo ami questo club, ma c'è mai stato in testa il pensiero anche momentaneo che forse fuori potresti esprimerti diversamente? Cioè magari stando dentro con questa maglia la pressione è più alta per te? No, sicuramente diciamo è un motivo in più, perché come ho detto sono romano e romanista e sarebbe appunto un sogno arrivare a giocare all'Olimpico davanti a 60.000 persone, però ovviamente questo lo deciderà il tempo, noi lavoriamo sul campo cercando appunto di arrivare lì, però vedremo. Questo piccolo passettino che ti manca prima del professionismo, come lo facciamo, come lo copriamo? No, secondo me la formula è solamente lavorare, perché con il tempo sì, ma se non lavori ovviamente non ottieni nulla. Qual è la tua ambizione nel calcio? Non il sogno, che già ho capito e poi te lo chiedo, ma l'ambizione qual è a lungo termine? No, l'ambizione ovviamente di far smettere di lavorare tutta la mia famiglia, perché con tutti i sacrifici che hanno fatto non avrei altro modo di ripagare, anche se arrivare a farli smettere di lavorare non basterebbe a colmare tutto quello che hanno fatto, però sarebbe una buona parte, ecco. E a livello calcistico, cioè tecnico proprio, c'è una vittoria in particolare, uno scudetto con la Roma, un mondiale con la nazionale, cosa, cioè il sogno più grande? Io penso uno scudetto con la Roma sarebbe incredibile. Pure per noi, sbrigati. Sarebbe incredibile da tifoso, quindi penso da giocatore. Il sogno intanto comunque è il debutto. Certo. Ci pensi? Te lo immagini? Me lo immagino sì, molto. Ci penso poco perché ancora c'è molto da lavorare. Cosa provi a vivere, ad indossare ogni volta la maglia della Roma? Ce lo spieghi? Secondo me è... Perché ti dico, da tifoso è la cosa che più invidio, tra virgolette,
al ragazzo, al giocatore della Roma, cioè quella sensazione di metterti la maglia addosso? No, sicuramente posso parlarti anche io da tifoso, perché ovviamente appena posso vado a vedere la Roma allo stadio. È un'emozione che secondo me non è spiegabile se non la provi sulla tua pelle, perché Immaginavo. essendo cresciuto qui, essendo romanista, diciamo è tutto quello che potevi chiedere dalla vita. In bocca al lupo. Crepi.